Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vedremo come fare un'analisi endoscopica di un serbatoio benzina di una Fiat 500 storica. Spesso si vede online il restauro esterno del serbatoio benzina, ma raramente viene fatta un'analisi interna per vedere un po' le condizioni reali del serbatoio, ovvero quello che realmente ci interessa del serbatoio. Non dimenticare di iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi video, metti un like al video e ti aspetto anche nei commenti per ulteriori consigli, suggerimenti e anche qualche critica. Ciao! Ed eccoci qui di fronte al serbatoio benzina che, come tutti sappiamo, è nel vano anteriore. Allora, il serbatoio è fissato attraverso due fasce metalliche che lo trattengono e alla base abbiamo due bulloni da 13. Queste due fasce sono fissate poi nella parte posteriore con due ganci. Nella parte invece centrale del serbatoio abbiamo gli attacchi elettrici per quanto riguarda il galleggiante della benzina e il tubo del carburante. Il galleggiante è fissato attraverso 6 piccoli dadi da 7. Andiamo adesso a vedere come smontarlo. Per prima cosa, con una spazzola metallica andrò a togliere un po' del fieno che mi era stato lasciato in eredità dal vecchio proprietario, che aveva abbandonato l'auto all'interno di un fienile, e andrò a mettere del super sbloccante sul dado da 7 del cavo di massa e sui due bulloni da 13 che si trovano alla base delle fasce. Partirò lo smontaggio dalla parte superiore. Vado innanzitutto a smontare il bulloncino da 7 che regge il cavo di massa. Successivamente andrò a sbloccare dai due fermi che si trovano sulla fascia di destra che regge il serbatoio, andrò a sbloccare il tubo del carburante. L'altro cavo che vediamo invece è il cavo che è collegato direttamente al tachimetro. Adesso, con un piccolo giravite a taglio, vado a togliere la guarnizione che ormai è ingottita del cavo del galleggiante. Allora, se vedete, ormai la guarnizione è come una massa informe, quindi non possiamo recuperarla. Andrò quindi con un piccolo cacciavite a taglio a romperla, decisamente proprio a romperla. Come vedete, viene via a pezzettini perché ormai è piuttosto vecchia, quindi non assolve più alla sua mansione. Vado a smontarla, vedete, è proprio una schifezzina attaccata lì. Subito dopo andrò a rimuovere la fascetta metallica che è collegata al tubo del carburante, che serve appunto a bloccare il tubo del carburante, che, come sapete, va a finire qui di lato e poi passa nel tunnel centrale e va a finire fino alla pompa benzina. Per rimuovere la vite userò un cacciavite a percussione perché la vite è arrugginita, e con un colpo secco di martello all'estremità del cacciavite la vite verrà via molto più facilmente. La vite è collegata direttamente a un piccolo dado sul lato posteriore, è un piccolo dado quadrato, e poi allargherò la fascetta metallica per la sua rimozione. Niente, il tubo benzina non si muove neanche con le bombe a mano. Allora, questo è quello che ho smontato fino adesso, il dado e la vite. Adesso possiamo andare a rimuovere il cavo del galleggiante attraverso l'ausilio di una pinza con il becco lungo, e la stessa pinza la userò per tagliare il tubo del carburante perché comunque ormai è ingottito e vecchio
e quindi lo sostituirò. Tenete presente che il mio serbatoio benzina è vuoto da 25 anni. Adesso passiamo allo smontaggio dei due bulloni da 13 che si trovano alla base delle due fasce. Per questi bulloni purtroppo manualmente non riesco a rimuoverli e quindi utilizzerò un trapano a percussione. Questi sono i due bulloni che ho appena smontato, che etichetterò e conserverò perché sono due bulloni originali Fiat, quindi li ripristinerò e li riutilizzerò in fase di montaggio. Adesso possiamo procedere a rimuovere la prima fascia a sinistra, rimuoviamo il serbatoio. Vedete, sotto il serbatoio c'è una piccola plancetta che è il supporto del serbatoio. Ricordatevi il verso giusto di montaggio e poi togliamo la seconda fascia, che è quella di destra. Bene, adesso siamo pronti per la ispezione interna del serbatoio, che avverrà attraverso questa microcamera endoscopica che ho acquistato su internet. Vi lascio il link in descrizione. E ha 3 livelli di luminosità. Andrò a inserirla una volta tolto il tappo del serbatoio benzina e andremo a guardare quello che c'è all'interno. La telecamera endoscopica io l'ho collegata al computer in modo tale da farvi vedere sia la registrazione internamente che esternamente contemporaneamente. Allora andiamo ad inserire all'interno del foro del serbatoio la telecamera. Allora, questa telecamera ci permette appunto di andare a guardare internamente il serbatoio per vedere se ci sono tracce di ruggine o il serbatoio si mantiene in maniera abbastanza sana. Questa analisi naturalmente viene fatta perché se il serbatoio è arrugginito all'interno, naturalmente una volta che noi andiamo a inserire la benzina all'interno del serbatoio, le tracce di ruggine entreranno in circolo nel sistema del motore. Quindi questa cosa naturalmente non è consigliabile perché col tempo potremmo avere delle gravi problematiche. Quindi evitando attraverso l'ausilio di una telecamera endoscopica potremo vedere le condizioni reali interne del serbatoio, perché il serbatoio può essere restaurato esternamente, ma la vera funzione avviene dall'interno. Quindi dobbiamo assicurarci che non ci siano tracce di ruggine o comunque problematiche all'interno delle pareti del serbatoio. Quindi pian piano con la telecamera andiamo a vedere quello che ci riserva il nostro serbatoio. Naturalmente io ripeto, la mia auto era ferma in un fienile da 25 anni, quindi non mi meraviglierei se all'interno del serbatoio io trovassi delle tracce di ruggine. Naturalmente con la telecamera endoscopica io vado a guardare la reale condizione, prima da un lato e poi successivamente anche dall'altro lato. Adesso usufruendo del foro lì dove proprio inseriamo il carburante, vedete ci sono ancora tracce di benzina rossa super che puzza, e puzza nel senso che proprio non si può sta, puzza proprio. Bene, adesso passiamo all'analisi dall'altro lato rimuovendo il galleggiante della benzina. Come vi dicevo prima, è fissato al serbatoio attraverso 6 dadi da 7.
basterà rimuoverli e rimuoviamo anche il galleggiante. Allora, il galleggiante non si presenta in maniera proprio mostruosa, però il filtro, vedete, è rotto ed è anche molto rigido e ingottito. Niente, io adesso lo metterò da parte e continuerò l'ispezione dall'altro lato, inserendo la telecamera da quest'altro lato. Adesso utilizzerò un accessorio che si trova all'interno del pacco della telecamera endoscopica, che alla punta ha un piccolo magnete. Basterà montarlo sulla punta della telecamera e quindi, essendo magnetico, mi aiuterà durante la fase di ispezione, perché come vedete a calamita creerà una sorta di guida su tutte le pareti del serbatoio, agevolandomi quindi durante le fasi di movimento, perché come avete potuto guardare prima c'è l'effetto montagna russa, perché non è semplicissimo andare a fare l'ispezione interna di un serbatoio o comunque di spazi molto limitati e piccoli. Qui troviamo ancora tracce di benzina. Naturalmente lì dove c'è la benzina io non posso andare a vedere, ecco, questo è il tappo che si trova dalla parte esterna del serbatoio. Dicevo, lì dove c'è benzina non riesco a guardare la situazione reale sotto la benzina, perché naturalmente la benzina copre un po' tutto, però mi posso fare un'idea delle condizioni reali delle pareti. Vedete, il magnete praticamente si attacca direttamente alle superfici metalliche del serbatoio e mi aiuta a muovermi in maniera un po' più agevole. Vedete, queste sono altre tracce di benzina, che più che benzina ormai è una melma, perché dopo 25 anni è diventata una sorta di melma. Diciamo che tutto sommato le condizioni sono anche migliori rispetto a quelle che mi aspettavo, quindi valuterò realmente la fattibilità di un restauro anche interno del serbatoio, che eventualmente naturalmente vi farò vedere nel prossimo video. Nel frattempo continuo a ispezionare le pareti, ma vedo che la maggior parte della superficie è abbastanza sana e non presenta molte tracce di ruggine, quindi eventualmente si può recuperare, pulire, più che altro così com'è. Però valuterò successivamente se è il caso di effettuare il restauro anche interno oppure limitarmi soltanto al restauro esterno. Nel frattempo voi potete usufruire di questa telecamera per poter ispezionare il vostro